Ciao, oggi ti voglio parlare di come scrivere un bel piano di lavoro. Sì, ho detto scrivere perché un bel piano che non è scritto non è un bel piano. Recentemente mi sono trovata con molto lavoro, con un'attività, un business che sta crescendo molto e ho capito che dovevo fare qualcosa perché lavoravo come una matta tutto il giorno e arrivavo la sera, ero distrutta e in realtà non avevo combinato niente, non avevo ottenuto quello che io volevo ottenere e che era lo scopo che io avevo. Allora mi sono resa conto che era molto confusa, era un po' dispersa. E quindi cosa ho fatto? Mi sono messa lì e ho iniziato a scrivere tutte le azioni che io faccio nella mia attività e solo scrivendo le azioni che io facevo sono rimasta scioccata della quantità di cose che faccio e ho capito perché ero così in confusione perché non stavo ottenendo niente. Allora ho deciso che dovevo scrivere un piano che mi aiutasse a raggiungere il mio scopo e che fosse molto strutturato e molto concreto, così da guidarmi in qualche modo. Infatti, adesso dopo ti farò vedere, ti dirò, ti spiegherò come ho fatto il mio piano, però è molto molto valido perché tu lo puoi usare. Non dico che sia il migliore, o magari ci sono tanti altri piani, non è che questo è chissà che, però a me mi sta funzionando molto bene, quindi io te lo spiego con la speranza che ti possa aiutare un po', ok? Allora, in questo piano la prima cosa che io ho fatto è scrivere qual è lo scopo di questo piano. O sea, tu puoi fare un piano per qualsiasi cosa, per un piano di lavoro, un piano per gli studi o per qualsiasi cosa. E puoi mettere questo piano, le devi dare un tempo di vita, diciamo così. Nel mio caso, il mio piano, te lo faccio vedere, questo qua è il mio piano, vedi? Eh, questo sono una, è un po' lungo, due, tre e quattro pagine. E in questo piano è un piano che io ho fatto solo per quello che io voglio ottenere entro la fine dell'anno, perché mi sono messa lì un obiettivo molto specifico che voglio ottenere, è veramente dura, ma io ce la voglio, sto mettendo, ce la sto facendo, cioè sto mettendo tutto la mia intenzione per ottenerlo, per cui questo piano mi aiuterà sicuramente. Quindi tu puoi fare un piano per qualsiasi cosa che tu vuoi, è una cosa tua personale e le devi dare un tempo. In questo caso il mio piano è un piano per la fine dell'anno, però tu puoi fare un piano per un anno, per 5 anni, per 3 mesi o quello che ti senti. Ok, la struttura del mio piano è molto facile. La prima parte è lo scopo del piano, quindi lì devi scrivere una frase o due dove tu scrivi che cosa vuoi ottenere con questo piano, così da non perdere mai di vista dove vuoi arrivare. Poi ho messo una serie di obiettivi che io le chiamo vitali, che sono quegli obiettivi che non posso fare a meno di non fare. Quindi se io non faccio quelle cose, la mia attività crolla. Per esempio, uno dei miei obiettivi vitali è avere sempre a disposizione cataloghi della campagna in corso, sia per i miei clienti sia per le ragazze del mio gruppo che hanno bisogno. Se io non ho questi cataloghi, l'attività si ferma, per cui mi devo assicurare che ho sempre questi cataloghi. Ho un altro obiettivo che io ho scritto come vitale, è di far sempre, sempre, eh, una- oltre a questo piano scritto che ho fatto, un piano settimanale e anche un piano giornaliero delle azioni da fare. E questo piano deve essere fatto in modo che deve essere, come dire, deve avere un risultato concreto, cioè deve essere misurabile, perché io quello che ho fatto mi sono messo delle statistiche in base ai prodotti che io voglio ottenere. Per esempio, nel mio caso sono due i prodotti che voglio ottenere, che uno è il fatturato come consulente, per cui quello è una mia statistica e è misurabile, perché io ogni giorno, io ogni settimana posso sapere quanto ho fatturato e posso metterlo in una statistica. Lo stesso con il numero di consulenti nel mio gruppo. Anche questo è un dato misurabile e anche questo è la mia seconda statistica, per cui io un altro obiettivo vitale è che io ogni giorno devo
farmi il mio piano giornaliero e ogni settimana il piano settimanale dove dico quali sono queste statistiche da ottenere, sia per quanto riguarda il fatturato, sia per quanto riguarda al numero di persone iscritte nel mio gruppo. E questi sono gli obiettivi vitali. Poi ho iniziato con gli obiettivi che io chiamo di produzione o operativi. Questi obiettivi sono quelli che ti portano proprio all'azione di tutti i giorni, che sono tanti. Allora, essendo che sono tante le azioni che io faccio, o le azioni che io devo fare per promuovere il mio business, per aumentare le vendite, per aumentare il gruppo o per tante altre cose, quello che ho fatto è dividerlo in sezioni, perché era veramente, sono tante le cose che devo fare, per cui ho diviso questi obiettivi in sezioni. Per esempio, sezione social, cioè una sezione dove lì mi occupo di tutte le cose che hanno a che vedere con i social. Io un giorno alla settimana metto più l'attenzione su quello, anche se tutti i giorni vedo di stare un po' all'occhio, però un giorno alla settimana lo occupo per le attività dei social, che sono tante. Ho poi un'altra sezione che ho è la sezione di per esempio di scrivere tutto. Io ormai sto scrivendo tutte le cose che faccio in modo che posso aiutare alle persone del mio gruppo con cose scritte, date scritti che possono leggere, che possono studiare. Quindi io ho fatto tutta un'altra sezione di tutte le cose scritte che devo fare, che sono tante, in modo che poi le persone possono anche loro aumentare la sua attività, far crescere il suo gruppo, così via. Insomma, lasciami vedere altre cose che ho fatto. Ah, poi sì, una sezione molto importante è la sezione delle azioni settimanali. Allora io mi sono distribuita alcune delle azioni, non tutte, però molte delle azioni le ho distribuite per giorno della settimana e ogni giorno lo dedico a una delle attività principali. Allora, e dentro di queste attività alcune le ho messo in colore rosso perché sono delle attività, cioè io ho identificato alcune delle cose che faccio come molto produttive, tipo ci sono delle azioni che ti danno un risultato concreto, tipo ti aumenta le vendite o ti fa iscrivere le persone, invece se sono altre azioni, altre cose che bisogna fare ma non ti danno un risultato concreto. Quindi io ho differenziato un po' le cose che io le chiamo di alta rentabilità o di alta produttività e le ho segnate in rosso, così io so che quando faccio il piano giornaliero e il piano settimanale, quelle cose in rosso devono assolutamente esserci e quelle sono quelle che hanno la più alta priorità perché sono quelle che fanno la differenza tra avere un business di successo o perderti su tante cose che devi fare che non ti portano a un prodotto concreto. E poi nella ultima parte ho scritto il risultato concreto che io voglio ottenere a livello sia del fatturato sia del numero di persone nel mio gruppo. È ovvio che tu nel tuo piano scriverai quello che tu vuoi ottenere dipendendo del tipo di piano che hai fatto. Insomma, spero che questo video ti sia di aiuto per aiutarti a almeno a essere un po' meno in confusione, o almeno a me mi ha servito per quello, e a sapere un po' di più verso dove vuoi arrivare. Fammi sapere se è così. Ciao!